Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, stavo girovagando per la rete e semplicemente non perché stessi cercando chissà quale video o chissà quale canale, semplicemente perché mi sono accorto che nel mio hard disk, cioè questo, non ci sono determinati video che mi appartengono, quindi video anche fatti in epoche mesozoiche, perché poi io ho qualche anno insomma, e quindi ho iniziato a cantare molto giovane, non giovanissimo però abbastanza giovane, e ho degli arretrati, insomma ho dei video qua e là sparsi per la rete. Allora gli hard disk non c'erano, o se c'erano duravano dal giorno alla notte perché facevano abbastanza pietà però io alcuni ricordavo di averli salvati e invece no, ho provato a scartabellare in mezzo a cose vecchie. Guardate, ho anche un sacchetto qua che non finisce più, pieno di roba vecchia, e insomma sta di fatto che non li ho trovati, ragazzi, non li ho trovati, e per mia grande disperazione barra delusione ho dovuto cercarmi su YouTube. Ecco, ho dovuto cercarmi su YouTube, ci sono poche cose, a parte un arresto per narcotraffico, no scherzo, ci sono poche cose, in effetti, ci sono poche cose, ma alcune mi hanno fatto sorridere. Allora, all'epoca, esattamente nel 2019 o giù di là, anche no, prima, 2017-2018, quindi si parla già di diversi anni fa, era uso fare a Milano, non so se ci sono ancora, gli open mic, cioè microfoni aperti. Praticamente ci si riuniva in un determinato locale, in un determinato centro culturale, eccetera, e c'era un microfono sul palco aperto. Chi voleva esibirsi aveva a disposizione un tot di minuti piuttosto che 4-5 canzoni, e lo faceva liberamente davanti a un pubblico che non ti conosceva di base. E ricordo di essere andato in diversi open mic, perché comunque ero in cerca di notorietà e insomma non di successo, perché gli open mic certo il successo non te lo danno, anche se ci sono esempi illustri. Mi vengono in mente gli Avion Travel, che è questo gruppo meraviglioso poi lanciato da Caterina Caselli, il Caschetto d'Oro, che suonava in un locale e l'ha scoperto appunto un emissario della Caselli. Vabbè, aperta e chiusa parentesi, si cercava comunque visibilità in questi open mic, e mi ricordo che andavo spessissimo, per non dire sempre, in un certo locale che si chiamava Cicco Simonetta, che per chi è di Milano si trovava proprio in Corso Genova, quasi in centro, insomma. Era un centro sociale, andavamo lì insomma a suonare, anche a fare teatro, perché c'è stato anche un momento in cui mi sono buttato per qualche istante nel mondo del teatro, grazie ad un'amica che si chiama Luisa, che mi fece un pochino avvicinare a questo mondo, e inventammo il Circo delle Parole, quindi questo spettacolo in 2 atti che mi vedeva protagonista insieme a lei. Lei faceva il clown, faceva la figurante, io ero più che altro la parte narrante musicale e cantautorale, ecco. E quindi andavo sempre a questo Cicco Simonetta, che tra parentesi era frequentato da diversi poeti. Mi sembra che una volta addirittura entrò anche Pinkez, che è quel famoso giallista scrittore che insomma è morto qualche tempo fa. E detto questo, poi ci fu aprire un altro locale ancora più in centro, adesso non ricordo come si chiama, sta di fatto che era un bellissimo locale, era mi pare un'enoteca o una vineria, così come la chiamavano, e al di sotto di questa enoteca c'era questo salone fatto a volte tutto in mattoni e legno, veramente molto bello, dove appunto anche lì veniva predisposta la parte scenica con un microfono, uno strumento musicale, che c'era sempre una chitarra e un pianoforte, una tastiera insomma, e anche lì si dava spazio alla musica. Io andai 3 o 4 volte in questo posto, mi piacque molto e ci tornai volentieri. Era un periodo che bevevo più di un pesce, insomma, quindi era anche un periodo in cui cercavo questi posti. Adesso sono quasi astemio, però allora non disdegnavo il bicchiere in più, insomma. E mi ricordo di essere andato lì più volte, anche perché se in un'enoteca si beveva molto bene, insomma. E mi ritrovai una sera praticamente ubriaco davanti a questo pubblico che non mi conosceva,
e io cantai una canzone che, anzi due canzoni, perché poi ne sentirete un'altra, vi metto in sequenza i due video. Una è Pioggia di giugno, che tuttora canto, anzi anche l'altra la canto e sono rimaste nel mio repertorio. Una è Pioggia di giugno, l'altra è Geronimo Mastrillo. E in qualche video scorso ho spiegato un po' la genesi di Geronimo Mastrillo, quindi non sto a ripeterla perché diventerei prolisso e non mi sembra il caso. Però Pioggia di giugno mi piacerebbe spendere una parola. Io la prima volta che cantai dal vivo questa canzone la cantai a Genova. Chi mi segue lo sa, perché insomma mi viene in mente Francesco Barbieri, uno che insomma mi verrà anche a sentire tra pochissimo, un amico carissimo, l'avrà sicuramente ascoltata questa storia. E io andai, la prima volta che presentai questa canzone e la presentai a Genova, proprio in un locale dove poi venni a sapere che ci andava anche Fossati e De André, non so se a suonare o a bere, però insomma ci andavano anche loro. E si chiamava, adesso si chiama ancora Caffè delle Erbe, ma è completamente cambiato, non c'è più la proprietà di prima, eccetera. E ricordo che, se sentite uno squillo, è la lavastoviglie, quindi non fateci caso. E ricordo che suonai la prima volta questo pezzo in questo locale di Genova che si chiama appunto Caffè delle Erbe. E la proprietaria mi disse: guarda, le tue canzoni mi sono piaciute tutte, ma una in particolare. Dico: quale? Si chiama Pioggia di giugno, quella che parla della pioggia. Dico: ah, caspita, proprio quella. Io non ci davo neanche una lira, perché l'ho scritta veramente, come si dice, da giorno alla notte, una canzonaccia. Io definisco queste canzoni, come del resto Mastrillo, delle canzonacce, cioè quelle canzoni che ti escono così, senza neanche pensarci su troppo, senza neanche guardare la struttura, l'armonia, la melodia, ma ti vengono proprio così, come batte, come arrivano dal cuore, insomma, ecco. E dissi: vabbè, grazie, mi fa piacere che ti sia piaciuta questa canzone, anche se in cuor mio speravo me ne citasse altre. E insomma, finita la serata tornai a Milano e 2 giorni dopo venne l'alluvione a Genova. Dico: vabbè, speriamo che sia solo un caso, perché sennò insomma la prossima volta che torno da Elena mi appende il muro. E non contento sono tornato, e quindi si era allagata la parte, mi pare, di ponente di Genova. L'anno dopo ritorno e dico ad Elena: guarda, grazie di avermi rinvitato, però abbi pazienza, ma non canterò più quel pezzo, perché insomma, solo per quello che è successo nella vostra città, anche no, insomma. Ma no, ma non sono superstiziosa, ricantala. Dico: vabbè, ok, la ricanto. Insomma, la ricanto, ragazzi, e l'altra parte di Genova, ponente o levante, adesso non mi ricordo, si è altrettanto alluvionata. Quindi c'è stato un periodo che non l'ho più cantata sta canzone, perché ho detto: porca miseria, e speriamo di no, insomma. Adesso io ve la presento sperando che non piova, perché è veramente una canzone pericolosa, siccome ne ha già fatta poca di acqua, speriamo anche di no. Vabbè, insomma, è questo cappello introduttivo per presentarvi questi due video che si riferiscono a questo open mic in questa vineria, che non so neanche se c'è più, dove avevo presentato allora Pioggia di giugno e Geronimo Mastrillo. Continuo a indicarli lì perché c'è il computer, non perché ci siano i gobbi che mi suggeriscano cosa dire. Va bene, ragazzi, spero che questo video vi diverta così come ha divertito me, perché insomma è stato veramente un video cialtrone. Tutti e due i video sono stati due video cialtroni, e però mi fa piacere rivedermi. Allora, innanzitutto con i capelli tutti scuri, prima di tutto. Secondo, avevo una voce della Madonna, proprio riuscivo a salire veramente non so quante ottave, adesso me lo scordo di notte, perché avendo subito un'operazione alle corde vocali, un polipo, ho perso come minimo 2 ottave di pianoforte, avete presente, no? E poi si è sporcata la voce in maniera totale, mentre lì era bella pulita. Poi era il periodo in cui andavo costantemente a lezioni di canto da Susanna Parigi, la compianta Susanna, e per cui insomma lì ero curato, a parte bere, che insomma vabbè, ero curato e avevo più voce, non avevo avuto il problema delle corde vocali. Va bene, buona visione dei due video e ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao! Questa è una...
Allora, io l'altra volta avevo chiesto di fare un gioco, proviamo a vedere se riusciamo a rifarlo. L'altra volta era venuta una cagata, però ci riproviamo. Allora, se tutti facciamo così, proviamo un attimo. Sì, però tutti, eh? Ok, perfetto, così. Sembra che qui dentro stia per piovere, cioè sembra che piova proprio, no? Sembrano gocce queste. Quindi se noi lo facessimo tutti quando arriviamo a questo punto, quando sentite sta cosa, tutti quanti. È una cagata, però a me emoziona, quindi vediamo un po'. Pioggia che sbatte sul tetto che prima scottava e bruciava dal sole. Giugno è inoltrato ma il tempo le ha dato la forza di piangere ancora. E piove sui giochi dei bimbi nei parchi, e piove sulle mie virtù, e piove sugli ultimi affari di morte spacciati nel parco laggiù. Pioggia di livide nubi sposate, soffiate dal vento di questa mia estate, ma piove su strette di mano tra soci, e piove su quello che c'è, e piove sui vecchi mercati rionali, su quello che ho scritto per te. Piove, la luna nasconde il suo chiaro per mettersi un poco al riparo, e piove sugli occhi tuoi, e piove, e i lampi han colori geniali, le strade son corsi fluviali, e piove sugli occhi tuoi, e piove, e il verde si mette a brillare, e prende quel dolce sapore, e i nostri occhi stan per sognare. Andava quasi bene, però un po' di più. No, non è finita, Andava quasi bene, però un po' di più. Quindi pioggia che vuole sembrare cattiva, ma invece non è che creatura divina, ma pioggia che sguiscia e che scroscia e ci ammoscia, ma in fondo lo sai che ci lava l'angoscia. E piove su questo mio giro di valzer, su queste mie poche virtù, che fanno di me forse un uomo perdente, ma che lotta e vuole di più. Piove, la luna nasconde il suo chiaro per mettersi un poco al riparo, e piove sugli occhi tuoi, e piove, e i lampi han colori geniali, le strade son corsi fluviali, e piove sugli occhi tuoi, e piove, e il verde si mette a brillare, e prende quel dolce sapore, e i nostri occhi stan per sognare, e potrebbe andar meglio, e potrebbe andar meglio. Grazie. Il fischio addirittura. Grazie, grazie. Allora, io siccome non mi ricordo mai le mie canzoni. Una piccola bottega, una piccola entrata che dà su via Mercato a Milano, odore di muffa e di storia. Questo piccolo negozio ha un doppio fondo, basta entrare, chiudere gli occhi e crederci. Dicono che in fondo a quella strada ci sia un negozio piccolo che vende dei cappelli, ci siano copricapi variopinti in tinta unita e di a me. Dicono che sopra quella strada
il capello strano impolverato, con la scritta all'incontrario proprio sulla fascia blu, Geronimo Mastrillo, nome da emigrante, un mago sedicente, un vecchio cappellaio americano, un po' italiano che ti vende un sogno in più. Ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi ti vedrai dentro una città fantastica cadere senza farti male. Troverai sirene splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai, ad amarle tutte assieme riuscirai. Mister Geronimo Mastrillo è un po' come Barnum di quell'America lontana, per pochi spiccioli un'illusione, una menzogna, insieme al suo cappello blu. Dunque ti dice che sia solo un esemplare, invece ne ha una serie tutto uguale, dice e dice che indossandolo si ferma l'orologio. Ed il tuo giorno musica Geronimo Mastrillo, nome da immigrante, ma guarda come mente, bastardo, ti vende solo fumo, ed anche il fumo che ti vende prima o poi ti aiuterà se crederai. Ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi ti vedrai dentro una città fantastica cadere senza farti male. Troverai sirene splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai, ad amarle tutte assieme riuscirai. Geronimo Mastrillo, nome da immigrante, ma guarda come mente, ti vende solo fumo, ed anche il fumo che ti vende